Tutti ben ritrovati in questo mercoledì 9 ottobre 2024. Siamo di nuovo qui su Radio Rossonera con un editoriale da parte di Enrico Boiani. Buona colazione, buon viaggio verso lavoro, buona, non lo so, giornata di riposo, ferie, insomma, qualsiasi cosa stiate facendo. Ben ritrovati qui in questa mattina rossonera. Ci addentriamo verso la seconda sosta delle nazionali, un'altra sosta che il Milan affronta in un determinato modo, ma adesso piano piano ci arriviamo, come sempre andando a leggere i 3 punti dell'editoriale. Prima di farlo, anche qui come sempre, io ringrazio davvero di cuore tutti coloro che ci stanno supportando, stanno continuando a seguirci, siamo sempre qua dopo vittorie, sconfitte, pareggi, cambi di proprietà, insomma, calciomercato, tutto quello che succede, quindi siamo molto felici del supporto. Continuate a farlo se vi va attraverso un mi piace, attraverso un commento qua sotto. Sapete che se mi aggiungete pubblicabile tra parentesi alla fine del commento, io nella prossima settimana li sceglierò alcuni commenti e li metterò in trasmissione. Anche oggi ne abbiamo uno da leggere. E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanella per le notifiche dei nostri video. Andiamo a leggere, ragazzi, andiamo a leggere i punti di questo editoriale. L'ennesima sosta piena di riflessioni è il primo punto. Più che caos regna il caso. Il secondo punto, e le speranze si assottigliano. Terzo punto. Perché l'ennesima sosta piena di riflessioni? Perché io, che se ne dica, che si dica, che si speri di aver cose da dire durante la sosta o che il Milan vada male durante la sosta per poterne parlare, a me sarebbe piaciuto fare un'analisi sul dominio del Milan di Fonseca in questa sosta, su un Milan che era più 5 su tutti gli altri e che magari avrebbe dominato il campionato e che sarebbe in testa con magari pochissimi gol subiti, con un nuovo modo di giocare, per analizzare tutte le cose belle del Milan. E invece è l'ennesima sosta in cui dobbiamo parlare dei problemi del Milan, perché se non ci rendiamo conto che ci sono dei problemi, per me è un problema, scusate la ripetizione, è l'ennesima sosta dopo la prima in cui il Milan arriva con una sconfitta, ai tempi fu il pari con la Lazio, con tutto quello che ne conseguì, però insomma è l'ennesima sosta in cui dobbiamo affrontare delle cose che non vanno. Purtroppo aggiungo io, perché ripeto, vorrei parlare di tutt'altro quando si parla di Milan, perché il mio focus è vincere partite e trofei quando si parla di Milan, è di guardare e sostenere una squadra che compete, che voglia competere per giocarsela in Champions League e vincere il campionato o giocarselo fino in fondo tutti gli anni. Cioè, questo è quello che dovrebbe essere il Milan e quello di cui vorrei parlare del Milan. E invece siamo qua, come sempre, a parlare delle cose che non vanno, a parlare di una situazione anarchica, dei giocatori che non seguono l'allenatore, di calci di rigore strappati, rubati, presi, calciati, di espulsioni, di comportamenti non adeguati, di mancanza di leadership, di mancanza di mentalità e maturità e disciplina, di problemi a livello di dirigenza con mancanza di esperienza, mancanza di polso, mancanza di esperienza gestionale di squadre sportive, fino ad arrivare appunto alla proprietà con non so nemmeno neanche come definirlo, mancanza di ambizione, focus sul business, focus sulla parte economica. Ma quante volte abbiamo ripetuto, ragazzi, queste cose? Io onestamente sono stanco, cioè io qua passatemi il giochino da youtuber celebre che viene pizzicato o che deve fare un video che io questo video non volevo farlo, ma non perché non voglia fare l'editoriale, io voglio fare l'editoriale. Io sono stanco di parlare sempre delle stesse cose, ragazzi, cioè da quanto tempo vi ripetiamo le stesse cose e so già che dei commenti quest'oggi sotto questo video saranno così, ma perché è anche giusto da un certo punto di vista scrivermi e scriverci sempre la solita solfa, sempre le stesse cose. Però io vi faccio una domanda: avete visto i cambiamenti nel Milan da 2 anni a questa parte? In certe cose? Io vedo sempre la solita cosa, vedo
una priorità che non è quella di competere, che non è quella di vincere trofei, che non è quella di riportare il Milan a vincere, ma è quella di riportare il Milan a un livello economico soddisfacente e diciamo massimo risultato, minimo sforzo dal punto di vista dei risultati sportivi per avere poi un ritorno economico anche attraverso lo stadio importante. Cambiamenti da questo punto di vista ce ne sono stati? Ibra, non Ibra, cambio di dirigenza, non cambio di dirigenza? No, non ce ne sono stati. Il Milan è sempre questo. Allenatore, il ciclo di Pioli finisce, c'è stato un cambiamento con un allenatore che facesse rigare dritto la squadra, con una scelta di un allenatore forte sul mercato, e ce n'erano tanti, ragazzi, di allenatori forti sul mercato quest'estate, che potesse dare una spallata alla Serie A per potersi poi giocare qualcosa in Europa? No, hai scelto un allenatore che veniva da Lille, che prima ha allenato la Roma e lo Shakhtar Donetsk. Giocatori, vogliamo andare sul mercato? Vogliamo davvero analizzare quello che è stato fatto quest'estate sul mercato? Con tutto quello che è accaduto con Zirkzee, qualcuno potrebbe dire meno male, ci mancherebbe, con quello che hai fatto con il centrocampo negli ultimi 2 anni, che ti sei ritrovato con 2 giocatori spendibili e sei aggrappato a loro, e non stiamo parlando nemmeno di fenomeni perché sono costati 20 milioni. Non lo so, a me dispiace ripetere sempre le stesse cose, però è lo stato dell'arte, ragazzi. Cioè, non è che ci inventiamo critiche, ci inventiamo analisi di questo tipo perché ci piace far polemica, perché ci piace inventare le cose. Cioè, il Milan attualmente è questo, ma non è che me lo invento io, cioè lo dicono i fatti, lo dice la classifica, lo dice quanti gol fai e quanti ne prendi, lo dice il valore dei giocatori che acquisti, lo dicono le prestazioni dei giocatori, lo dice il comportamento non immaturo, iper immaturo di una squadra che non si sistema, lo dicono le dichiarazioni, lo dice la comunicazione, come viene fatta da parte di Ibrahimovic, Cardinale, Furlani, o come non viene fatta, no? Perché alcuni non li sentiamo parlare, altri li sentiamo parlare solo prima delle partite, alcuni parlano di gattini, di leoni e quant'altro, altri non parlano proprio. Cioè c'è una confusione totale che non è che me la invento, cioè è così. Non c'è quasi gerarchia, se c'è una gerarchia è caotica, non vengono spesso assunte responsabilità, è veramente una situazione, ragazzi, per me molto al limite, e rischia di saltare il banco anche per quelli che sono gli obiettivi minimi di questa proprietà, cioè arrivare in Champions League, cioè arrivare almeno ai playoff nella Champions attuale. Rischiano di saltare anche queste cose qua se l'andazzo è questo, e io mi auguro che, visto che a livello economico quelle cose lì sono degli obiettivi minimi, si faccia qualcosa per risolvere questa situazione, perché ad oggi, da 2 anni a questa parte, 1 anno e mezzo, da più o meno quando sono stati cacciati i dirigenti precedenti Maldini e Massara ad oggi, di scelte ponderate, giuste ed efficaci, molto molto poche, ma veramente molto poche. Qualcosa di buono magari è stato anche fatto, qualche acquisto, non lo so, qualche decisione, io faccio fatica a trovarne. Arriviamo al punto 2, più che il caos regna il caso, perché per me non dobbiamo nemmeno parlare di caos e di confusione, per me semplicemente è inesperienza, lacune, proprio a livello di capacità in alcuni reparti, e lasciare un po' tutto al caso. Cioè il mercato, sì, prendi giocatori da 20 milioni, 25 al massimo, 15, 10, non lo so, è un po' tutto al caso. Di certo non è che vai a prendere un giocatore perché ti serve, perché devi andare a creare un gap, devi colmare un gap, devi coprire un buco di rosa importante e quindi fai un investimento importante. Non è quello il motivo dell'acquisto di alcuni giocatori, o meglio, ci sono questi motivi, ma arrivano dopo. Arrivano dopo il prezzo che un giocatore deve avere, arrivano dopo quanto il giocatore può crescere, a quanto lo posso rivendere più avanti, e quindi un po' tutto lasciato al caso. Viene prima il caso, poi viene la parte economica, poi forse, in fondo c'è anche il campo, il rettangolo verde con le porte, le reti e dove si gioca. Poi idem dal
punto di vista dirigenziale, perché i dirigenti stanno facendo il mercato. Discutibile o no, non è questo il tema dell'argomento. Stanno facendo il mercato, punto. Cioè, nel resto della stagione quello che stanno facendo i dirigenti, se c'è, è invisibile. È invisibile, anche dal punto di vista comunicativo, anche dal punto di vista, anche e soprattutto dal punto di vista della gestione dello spogliatoio, della squadra, del capire cosa fare o meno con l'allenatore, del capire se l'allenatore ha in mano la squadra. Cioè, il lavoro dirigenziale dell'ultimo anno e mezzo, 2, cioè da quando è cambiata di fatto veramente la dirigenza, noi lo stiamo vedendo, bene o male che sia, ripeto, non è questo il tema dell'argomento, solo e soltanto sul mercato, perché a parte il mercato non viene fatto altro. E l'altro viene lasciato un po' al caso, viene lasciato al caso. Scendiamo poi nella scala, arriviamo all'allenatore, che è una scelta anche questa dettata probabilmente dal caso, da altre priorità, non di certo da quella sportiva, ma al caso, e anche qui la gestione della squadra è lasciata un pochino al caso. Scusate se sto ripetendo questa parola, ma è un po' la parola chiave di questo editoriale. Cioè, gestione della squadra, 5 capitani, nessun capitano, un capitano, no, sono in 5 che possono fare il capitano, si cambia. Che magari poteva anche essere una cosa positiva, però sei in mano lo spogliatoio. Anarchia totale con i calci di rigore, con scene raccapriccianti quasi da esclusione dalla rosa, perché veramente quello che fa Abraham, in parte anche Tomori, ma soprattutto Abraham, per me è folle. È sintomo che l'allenatore non ha in mano la situazione, è sintomo che l'allenatore in questo momento non so quanto pesi all'interno dello spogliatoio. Idem come hai giocato prima della precedente sosta e come giochi in questa sosta e come hai giocato poi dopo la sosta fino a questa sosta, due modi completamente diversi. C'è la scintilla del derby che, per carità, finalmente hai vinto ed era ora e siamo tutti molto felici per questo, ma a parte questo io vedo più che un caos totale che c'è, ma la cosa che mi spaventa di più è che ci sia un caso totale, cioè che venga tutto lasciato al caso, che non si abbiano in mano bene strette le redini del Milan, da tutti i punti di vista. La mia paura è questa: non hai in mano strette le redini del Milan, forse perché non sei abituato a farlo, forse perché non sai bene che cosa significa avere in mano le redini del Milan, ma a me è questo che spaventa, non hai in mano la situazione, ed è per questo che per me è critica la situazione, perché mi sembra che stia sfuggendo di mano a chi dovrebbe gestirla, da tutti i punti di vista, ripeto. A tal proposito c'è un commento che per me va in questa direzione: l'ambiente cupo deriva dalla poca ambizione societaria. Quando vedi che squadre come Juve, Roma, Napoli hanno speso per rinforzarsi, prendendo dei big, e tu acquisti con massimo taglio dei 20. Questo per me va un pochino in questa direzione, perché sembra non esserci entusiasmo, sembrano 20 ragazzi che giocano insieme, non una squadra. A volte seguono, a volte non seguono l'allenatore, non c'è nessuno che li fa rigare dritti, devi dargli le punizioni a posteriori perché a priori probabilmente non viene fatto niente. Insomma, è situazione critica, ragazzi. Io, guardate, sto anche trovando difficoltà a farlo questo video, a trovare le parole, perché io non saprei cosa dire. Cioè, io sono stanco, e il punto è che per me si prospetta un'altra stagione del genere, cioè si prospetta un'altra stagione di caso, di vittoria, pareggio, sconfitta, poi ne vinci 2, poi pareggi, poi rivinci, poi però perdi, poi perdi malissimo, poi vinci bene, poi vinci per il rotto della cuffia con 2 episodi, poi pareggi. Questa roba non è il Milan. Questa roba non è il Milan. È diventato il Milan per come viene gestito. Però, ragazzi, è ottobre, è il 9 ottobre. Cioè, è lunga, È lunga arrivare a maggio così. È logorante arrivare a maggio così. È più logorante forse dell'anno scorso, perché l'anno scorso, perlomeno, non per difendere il lavoro dell'anno scorso, sapete che io e Stefano Pioli, cioè io personalmente con Stefano Pioli, sono stato il primo a volerne l'esonero ai tempi di Milan-Sassuolo, figuratevi, del 2-5, figuratevi se devo difendere il lavoro dell'anno scorso. L'anno scorso sei uscito a novembre ed è stata lunghissima fino a maggio. Qui addirittura un mese prima? Ci escludiamo da tutto? Speriamo di no. E arrivando all'ultimo punto, perché le mie speranze si assottigliano?
perché l'unica speranza che io ho e che avevo in questa situazione qua è che si crei una roba fortissima, cioè un legame più che una roba, che è una parola brutta da dire, un legame fortissimo e un'unione fortissima tra il gruppo squadra, innanzitutto tra di loro, e la scena di rigore mi fa dire che non è così, quindi tra il gruppo squadra intanto, cioè tra di loro, e l'allenatore, cioè prima i giocatori tra di loro che facciano gruppo e che siano un gruppo, e poi che questo gruppo sia coeso, unito e perfettamente insieme all'allenatore. E le mie speranze si assottigliano perché non vedo né una cosa né nell'altra in questo momento qua, ma proprio non la vedo. Non so se un cambio di allenatore potrebbe portarla. Per me è una situazione talmente strana questa del Milan di oggi che onestamente non sai se un cambio di allenatore ti risolve questa problematica, però onestamente per quanto mi riguarda io sono molto preoccupato e stanco, ma veramente stanco ragazzi di questa situazione, proprio perché non vedo nemmeno questa cosa qua. È da starci attenti. Io dico solo questo, è da starci attenti. Ragazzi, siamo arrivati in fondo a questo editoriale. Perdonatemi se è sembrata la solita solfa. Io sono onesto con voi nel dirvi sì, è la solita solfa, ma io quello che vedo in campo, quello che vedo nel Milan, ahimè, è la solita solfa. Cioè non vedo cambiamenti, non vedo progresso, non vedo decisioni forti, non vedo scelte coraggiose, non vedo passettini per farmi capire che caspita, sei una squadra di calcio che vuol vincere le partite. Io non vedo nulla di tutto questo. Quindi chiedo a Venia se è così, però di fatto è la mia paura e quindi ho voluto parlarne con voi. Grazie a tutti, ci ritroviamo al prossimo editoriale oppure con gli appuntamenti diari di Radio Rossonera, continuate a seguirci. Ciao!